Ciao a tutti, sono Federica e questo è l'inizio di un nuovo viaggio. Oggi ci troviamo a Porto, Portogallo. La nostra avventura a Porto inizia proprio su uno dei punti principali della città, il ponte Luís I, da cui si gode di una visuale privilegiata su tutta Porto. Come al solito c'è un sacco di vento, ma cercheremo di affrontarlo al meglio perché abbiamo tantissima voglia di scoprire Porto e di gustarci ogni singolo angolo che ci saprà regalare. Le due chiese, Igreja do Carmo e Igreja das Carmelitas, sono tra le chiese più grandi che ci sono a Porto e una cosa molto simpatica è che sono separate da una delle casette più strette del mondo, che è questa qui. Chiesa, casa, altra chiesa, casa molto piccola. Siamo appena passati di fronte alla vetrina di un negozio che si candida a diventare il mio negozio preferito perché vendono le tenute da Instagrammer, che non sono queste sono i cani degli Instagrammer. Ciao patato! E poi c'è un tipo all'interno bellissimo che non si vede da qua però. No, si vede, si vede. Non è un manichino, è un tipo vero. Camminando per le strade di Porto si incontrano un sacco di locali molto carini, divertenti e dall'aspetto assolutamente pop, come per esempio lo Stick and Shake, che è un diner in stile americano all'interno e ha questa facciata super Instagram che credo proprio sfrutteremo, ma al volo. E su Google Street View nel 2015 non c'era, quindi probabilmente si tratta di una new opening. Purtroppo o Salsicigna è chiuso, altrimenti chissà quanto ci saremmo andati. Siamo capitati per caso in questo posto, è un posto bellissimo, molto accogliente, in puro stile cozy. Abbiamo ordinato degli hamburger e questo è l'aspetto. Le patatine sono croccanti con un po' di origano sopra, molto buone. Adesso addentiamo il nostro hamburger e l'aspetto sembra invitante. Sono sicura che sarà buonissimo, se capisco come affrontarlo. Sì. Provato. Hamburgeria De Gema, super consigliato. Abbiamo speso 17,60 € in due per un menù completo, quindi hamburger, patatine, bere e caffè. Consigliato anche per avere un'atmosfera fotografabile. Questo è il mercato centrale di Porto. Per adesso è utilizzato solo come mercato tradizionale, ma in un paio di anni probabilmente verrà inserita la food court, quindi una parte al piano superiore dove poter mangiare. Subito usciti dal mercato centrale troviamo la Igreja dos Almas, o almeno dovrebbe essere così, la cappella delle anime. Eccola lì, un puntino blu in mezzo alla via. Molto bella, sono le cose che piacciono a me.
Anche la Cappella das Almas rappresenta lo stile delle ceramiche tipico di tutte le altre chiese che ci sono a Porto. La facciata è molto caratteristica, sempre con questi colori blu molto brillanti. Adesso probabilmente andremo a vedere l'interno. No. No. Questa è la via dello shopping di Porto. Siamo davanti a via Catarina, che è una struttura con dei tubi che spiccano per colore e per tamarrezza. Poi c'era anche Sportino che abbiamo superato, che era secondo me degno di nota. Bambini impagliati. Che ansia. Tifosi, che sono gli Ultra 2F. I tifosi. L'hai capito? Ti ho solo ignorata. Vai avanti, ti prego. Quello dietro di me è il Majestic Café, che è il caffè più antico di Porto. La struttura è molto classica, quindi molto imponente e molto ricco da vedere. Noi non c'entriamo perché 6 euro per un caffè magari anche no. Però c'è anche un simpatico pinguino all'ingresso. Porto è una bellissima città da vivere, quindi quello che stiamo facendo è semplicemente camminare e goderci le vie principali e il centro. Adesso siamo arrivati alla Igreja de San Ildefonso. Quindi se vi steste chiedendo qual è lo stile predominante quando hanno costruito Porto, la risposta è questa. Stazione ferroviaria Sao Bento, ne parlano tutti molto bene. Adesso entriamo e facciamo l'unboxing della stazione ferroviaria. Beh, in effetti è notevole. Credo sia una delle stazioni più belle che io abbia mai visto, è davvero molto suggestiva all'interno, è veramente un colpo d'occhio stupendo. E tra l'altro è una delle poche volte che capita di vedere dei tour guidati, quindi delle guide con dei turisti che vengono portati a vedere una stazione. Stiamo andando alla cattedrale di Porto, Sé do Porto, e come nella migliore delle nostre tradizioni abbiamo fatto una super salita che potevamo risparmiarci. Ora siamo riscesi e abbiamo appena scoperto che dovremmo risalire. Siamo all'interno della cattedrale di Porto, Sé do Porto, e più specificamente siamo entrati nel chiostro grazie alla nostra Porto Card. È molto suggestivo qui all'interno perché si ha l'impressione di essere in un posto sacro, e questo colore blu-azzurro che predomina in tutte le chiese si sposa con questa architettura invece un po' più severa. Nella parte esterna della cattedrale, sul camminamento che circonda tutto l'edificio. Anche qui ovviamente ci sono le classiche azulejos, quindi le nostre solite ceramiche. Abbiamo una vista interna dal chiostro, dall'alto, una vista privilegiata, e si può ammirare anche un po' di panorama della città. Un'altra geniale idea di Matteo di oggi è stata quella di andare al mare, quindi abbiamo appena preso la metro che ci ha appena portati nell'area marittima della città. Le scommesse su quanto vento prenderemo in spiaggia sono aperte. La probabilità di prendere delle super raffiche è abbastanza elevata, quindi to the beach. Il posto in cui dobbiamo andare a scattare è esattamente quello lì. Aiuto, non si passa da nessuna parte! Non so dove andare!
l'onda mi ha travolto in pieno mentre cercavamo di fare uno scatto Instagram. È presente quando le spose fanno le foto sugli scogli e arriva l'onda che le travolge rovinosamente? Ecco, è successo a me Lì! Sono fradicia dalla testa ai piedi e un po' freddo e i mezzi non arrivano e c'è vento. Però siamo in un bel Posto. yeah! Momento della cena, siamo in questo locale molto carino. Mi sa che ho vinto la sfida dei menù. Ho preso un menù di salata con il marisigna, che è praticamente un piccolo paninetto, alla modica cifra di 5 euro. E questo è tutto quello che ho ottenuto, quindi è una porzione molto abbondante. Comunque il locale si chiama O Maria e non siamo fuori, semplicemente siamo in hotel. È finita la nostra prima giornata a Porto, siamo appena tornati a casa. Speriamo che domani sia una giornata altrettanto piena e divertente, quindi ci vediamo domani. Ciao! Vorrei scolarmi direttamente la vaschetta, sto raschiando il fondo. È buonissima.